Ciao ragazzi, oggi vi propongo un video fatto con il bianco, il nero ed il rosa. Allora, ci sono queste montagne sul fondo, così un poco in lontananza, un po' sfumate, e con queste cascate invece in primo piano che vengono giù a sfociare su questo lago rosa, con questi alberi che stanno intorno. Io spero che vi piaccia e lo commentiamo insieme. Ciao a tutti di nuovo, benvenuti sul canale. Oggi l'episodio numero 8 di questo piccolo corso Spray Paint Art. Ricominciamo subito e allora iniziamo subito con lo spruzzare un po' di un rosa che va un po' sul violetta questo. Poi una volta spruzzato lasciamo, mentre che approfittiamo di metterci i guanti, mentre lasciamo un po' asciugare il primo strato, ecco. E vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, se è la prima volta che sei qui. Allora aggiungo il bianco sopra lo strato di rosa, così creo, diciamo, sono due cappe di colore. Adesso mi prendo un foglio di carta di giornale, lo piego in due, anzi in quattro, e passandolo così in questo modo sul foglio, come vedete, mi creo le montagne, quindi mischio il bianco con il rosa, automaticamente in un modo veloce escono fuori queste montagne. Con la spatolina invece mi creo ancora un po' più di volume a queste montagne, diciamo, ecco, mi creo un po' più di luce da una parte e poi passandoci il dito in questo modo ci faccio un po' più di ombra dall'altra parte, invece molto leggera, che comunque queste montagne stanno in lontananza, così si devono vedere un po' sfumate. Allora adesso sempre un po' di rosa, un po' di nero sopra, riprendo un po' di carta di giornale, gliela passo strusciando in questo modo qua con le mani, in modo che mi viene questo effetto come questa roccia che sta di qua di lato. Allora adesso mi sto prendendo del colore nero che ho spruzzato anticipatamente su un foglio di carta di un lato, con il cartoncino che vedete prendo, raccolgo come se fosse un cucchiaino questo poco di nero e poi lo faccio scorrere sul foglio, in questo modo il nero scorre automaticamente così e mi creo questo alberello. Ragazzi, se vi piace lasciatemi anche un like, perché a voi non vi costa niente, però a me fa molto piacere, mi motiva a fare questi video, se vi piacciono. Allora adesso invece mi sono arrotolato un pezzo di carta di giornale in questo modo qua con le mani, in modo che ho fatto come un piccolo batuffolo, diciamo, come lo vedete lì in questo momento, e così mi faccio le foglie, il fogliame sui rami dell'albero. Allora metto ancora di nuovo uno strato di rosa e poi uno strato di nero. Quando ho fatto le montagne invece ho messo il bianco sul rosa, qui ho messo il nero sul rosa perché mi servono più, insomma, diventare più scuro. Le montagne dovevano stare in lontananza, quindi si dovevano vedere un po' così, un po' chiare, un po' sfumate. Con la spatola ricordatevi sempre di pulirla bene la spatola con un taglierino, si toglie la vernice che si è incastrata praticamente. Così in questo modo, come state vedendo, praticamente ci fanno i contorni intorno alle montagne. Così mi sto creando, diciamo,
diverse cappe in modo da dargli più profondità al dipinto. Stessa cosa qui con la carta di giornale, facendo pressione con le dita, facendo un po' scivolare, creiamo questi effetti. Con la spatola ci andiamo a fare questo lavoretto qui per dargli un po' più di luce nei contorni, diciamo, ecco. Adesso mi voglio fare, diciamo, il lago sotto e così rosa, nero, quindi questo dipinto, questo lavoro è stato, lo sto facendo praticamente con questi tre colori. E con la mano così eh, mi faccio il lago. Aggiungo ancora un po' di rosa perché comunque soddisfatto e gli ripasso con la mano. Adesso mi prendo un cartoncino, sono gli stessi cartoncini che si utilizzano per dipingerci sopra, insomma, ecco. Così come ho fatto con l'altro albero, prendo il nero con il cartoncino come se fosse un cucchiaino, lo faccio scivolare. E in questo modo qua. Quindi questo è un albero che sta in primo piano, lo faccio partire dal basso che arriva fino all'alto in modo che si veda, che mi dia questa profondità al, al dipinto, ecco. Ragazzi, spero che vi piacciono questi video, magari scrivetemelo nei commenti, perché se non vi piacciono magari è inutile che li faccio, ecco. E, perché vedo che c'è una certa quantità di persone che le guardano, sì, però poi mi chiedo se effettivamente insomma piacciono o non piacciono, se preferite che faccia dei video un po', cioè magari senza che sto qua a commentare e, il discorso di commentare è perché aiuta molto a chi magari sta imparando eh, a, a, a continuare a imparare, ecco, insomma, ehm, perché spesso magari il commentare come si pensa, come si agisce, insomma, come si procede in questa costruzione di un dipinto, ehm, può aprire di più la mente, ecco. Almeno questa è la mia opinione, poi vabbè non lo so. Comunque questa insomma non me la sto neanche ripetendo, ecco, perché è la stessa tecnica che abbiamo visto nell'altro albero, si fa tutto col cartoncino, con la carta di giornale, ecco. Ecco qua, questo è interessante perché ci facciamo prima sta linea e poi dolcemente con un cartoncino tiriamo verso il basso, scusate, si tira verso il basso e si fa la cascata dolcemente così. Infatti vedete che nonostante abbia fatto la cascata però si riesce a intravedere la roccia sotto. Questo diciamo è un effetto che mi piace abbastanza, mi piace vedere questa trasparenza, non so che ne pensate voi. Mi sembra più reale, diciamo, ecco, in un certo senso. E questo in effetti è un dipinto che all'inizio era, diciamo, era molto più dettagliato, questo stesso motivo. Poi per ragioni anche di velocità eccetera, diciamo che
lo sono andato semplificando molto e lasciato proprio le cose essenziali per far sì che venga un buon risultato. Ecco, spero che vi sia piaciuto, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, spero il più presto possibile, grazie per essere stati qua, ciao.